Ciao! Il tema del giorno è scarpa trekking ramponabile. Un piccolo stacco musicale, si inizia subito. Esiste una scarpa trekking ramponabile? La domanda nasce dal fatto che sto cercando degli scarponi per Sara, ideali per un trekking estivo ma con una piccola escursione sul ghiacciaio. Tra l'altro questa è anche una domanda che ha posto in un commento nel precedente video Libero, che tengo a salutare. Ciao Libero! Mentre Federico, che tengo a salutare anche lui, mi sembra che abbia le idee abbastanza chiare. La miglior cosa sarebbe avere due tipi di scarpone, uno B1 della categoria B1 e uno della categoria B2. Però uno scarpone della categoria B2 Sara lo sfrutterebbe poco. Per questo motivo cercavo uno scarpone da trekking estivo che potrebbe andare bene anche per una breve escursione sul ghiacciaio. In inglese si direbbe kill two birds with one stone. In italiano voler la botte piena di vino e la moglie briaca. In effetti io una soluzione l'ho trovata, anche perché ho contattato le ditte e mi hanno risposto con degli scarponcini da montagna che sono una via di mezzo. Per fare chiarezza però partiamo dall'inizio. Queste sono scarpe B0 perché sono basse, come vedete, però sono anche tecniche e dai avvicinamento. Quindi come prestazioni sono simili alle categorie superiori. Le scarpe della categoria B0 sono ramponabili con i ramponcini della categoria C0, mentre i ramponi universali C1 praticamente possono essere montati quasi su tutti i tipi di scarponi. Ma una suola come questa, non sufficientemente rigida, potrebbe avere delle conseguenze non piacevoli su pendii un po' più ripidi, dove servono scarponi della categoria B2, come questi, però come vedete non vanno bene per un trekking, diciamo, normale. In conclusione, se prendi uno scarpone adatto al trekking, rischi che non sia sufficientemente caldo e rigido per il ghiaccio. Se prendi uno scarpone per il ghiaccio, rischi che sia troppo caldo e rigido per il trekking. Come dicevo all'inizio, una soluzione c'è: scarpa ribelle light. Ecco l'immagine direttamente dal sito della scarpa. Si tratta di uno scarpone per alpinismo tecnico ultra leggero, escursioni su vie ferrate e backpacking impegnativi, anche con cariche pesanti, quindi uno scarpone che praticamente ci puoi camminare. Compatibile con ramponi semi-automatici, quindi della categoria C2. L'unico problemino è che sono un po' fuori budget. Sara vorrebbe spendere un pochino meno, però è una cosa da valutare, perché magari oggi spendi un pochino di più ma risparmierai in seguito. Un prodotto di qualità del genere è molto durevole, ti evita in questo caso di spendere per due tipi di scarpe con un notevole risparmio nell'arco del tempo. Un altro tipo di scarpone a cui avevo pensato sono i Rapace di Salewa. Ti faccio vedere l'immagine direttamente dal sito.
Anche questi si tratta di scarponi di qualità e sono sufficientemente rigidi per essere utilizzati con ramponi semiautomatici. Ma forse è un po' troppo rigidi per l'uso poi che vuol fare Sara. Quindi Salewa mi consiglia, c'ho qui le mail, i trainer mid, di cui puoi vedere l'immagine. Avevamo già visto le caratteristiche nel passato video, quindi non sto a ripetermi. Abbinati con i ramponi Alpinist Walk, che io già conosco bene e di cui ho già fatto una recensione. Ovviamente di tutto questo ne dovrò parlare con Sara. Ti farò sapere la sua decisione e, appena possibile, la sua opinione dopo averli utilizzati. È molto utile la tua opinione in un commento qui sotto questo video. Può aiutare me a scegliere gli scarponi per Sara e anche le altre persone che vedono questo video. Infine ti invito a iscriverti al canale se non l'hai ancora già fatto e di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video. Keep in touch, ciao!